E allora che dire, benvenuti a questa serata e come vedete dal titolo, va bene, è un aggiornamento di specializzazione per coloro che hanno la specializzazione EAI, escursionisti in ambiente nevato, è obbligatoria e il titolo è la didattica del movimento in ambiente, la didattica della tracciatura e la didattica del movimento con piccose e ramponi. Come avete un pochino compreso, credo che vertirà un po' tutta la serata, sia questa sera, sia l'appuntamento per il fine settimana sulla didattica. Non è tanto entrare di come si fanno le cose, ma soprattutto di come si spiegano. Cosa faremo in questo aggiornamento? Ci saranno tre relatori, quindi una prima parte sarà la mia, parleremo di didattica sul campo, ma soprattutto i principi generali e come si applicano sul terreno innevato. Seguirà Irene che ci spiegherà come, con alcuni esempi di esercizi, come strutturarli e come sarebbe meglio svolgerli, quindi la ricerca ARVA in campo lungo, in campo ristretto con due sepolti, esercizi sull'utilizzo delle racchette e anche la scelta dell'itinerario e esercizi di conduzione. Seguirà Tiziano Dall'Occhio con la didattica relativa all'utilizzo di piccozze e ramponi. Perché questo? Questo è un po' una novità, perché non necessariamente adesso uno specializzato EAI è mai stato verificato su questa cosa qua, o potenzialmente potrebbe essere un EAI, potrebbe andare a dirigere un corso sezionale EAI 2 dove si prevedono delle manovre con piccozze e ramponi e magari non aver ben chiaro e compreso quali sono le progressioni o comunque come si utilizzano questi strumenti. Ci ritroveremo poi con alcuni sabato, siamo circa a metà accompagnatori al sabato e metà alla domenica in località Corno alle Scale per un approfondimento di quello che andremo a dire stasera, quindi lo proveremo veramente sul campo, quindi ci divideremo in due gruppi e poi dove uno farà un'escursione guidata e sarà un confronto sulle modalità didattiche e nell'altro gruppo invece ci sarà una postazione per l'utilizzo di piccozze e ramponi, quindi con anche delle prove pratiche, verrà allestito, anzi allestiremo insieme un campo ARVA e guardiamo la metodologia, soprattutto per migliorare la nostra didattica e poi seguirà alla fine un confronto sulla giornata. Ecco, questo è molto importante perché da questo aggiornamento sarebbe carino uscisse un confronto sugli approcci didattici migliori. Questo sarà un po' il titolo. Chiaramente l'obiettivo anche dell'aggiornamento è quello di andare a affinare e condividere fra di noi le nostre competenze didattiche. Perché? Per una migliore divulgazione sulla prevenzione dei rischi e questo è sempre una cosa importante quando si va a parlare di escursionismo in ambiente innevato, ma fondamentalmente è che poi non accada questo qua. Ho scritto, credo che a nessuno di noi piacerebbe sentirsi dire, ma questi hanno fatto un corso con te, hanno frequentato un tuo corso. E cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo magari la capacità, cioè tutta la didattica che è stata fatta, forse è venuto meno qualche messaggio. È chiaro che non possiamo prenderci tutta la colpa, di questi sono proprio tre sprovveduti. Mia nonna Isolina diceva che se un maiale lo metti in una stalla non necessariamente diventa un vitello e molto probabilmente questi tre qua non sono dei vitelli. Entriamo nel vivo della prima parte, quindi sui principi generali della didattica e guarderemo un po' come applicarli sul terreno innevato. Andiamo a parlare di progettazione e pianificazione, due chiacchiere proprio sull'apprendimento e la memorizzazione e anche su quanto è importante il coinvolgimento dei partecipanti, sulla costruzione della credibilità, anche questo è molto importante per un docente, e poi passare dalla teoria alla pratica. Una serata, un aggiornamento non serve a niente se io non andrò a mettere poi in pratica delle cose che ho appreso in precedenza. I pilastri della qualità didattica, quali sono? Cioè la nostra didattica sarà efficace quando? Anche qua sarebbe già carino un confronto, se fossimo in aula forse questo confronto verrebbe meglio, ma siete d'accordo con me? Io andrò a fare una didattica efficace se conosco l'argomento, questo sembra un po' scontato, ma fondamentalmente se io vado a fare una ricerca ARVA e non conosco la procedura, molto probabilmente andrò a spiegarla molto male. Così come la capacità comunicativa, una buona capacità comunicativa mi aiuta senz'altro a far passare meglio il mio messaggio, ma forse la parte più critica della nostra didattica è sempre la progettazione. Molti anche accompagnatori, ho visto anche tante volte, vado lì
e racconto quello che so. In realtà, senza una buona progettazione, senza una buona pianificazione anche di una giornata in ambiente, molto probabilmente la nostra didattica, la nostra docenza sarà poco efficace. Quindi partiamo proprio dalla progettazione. Sono ancora a casa e cosa devo tenere in considerazione? Che non sarò in aula, quindi non dovrò andare a fare un monologo noiosissimo dove parlo solo io e gli altri ascoltano, perché ho tutto l'ambiente a mia disposizione, quindi il realismo sarà alla base, quindi è un fondamento per la formazione dell'attività ambientale, quindi andrò a scegliere bene anche l'ambiente, le zone, la località e anche l'itinerario. Come regola generale, come principio generale, insomma, scegliamo una zona con radure e spazi aperti. È inutile andare a fare 10 km perché per arrivare al punto o comunque andare a fare anche un'escursione lunghissima dove magari il nostro obiettivo è davvero arrivare fino in fondo e questo magari fa venir meno tutta la didattica che ci può stare nel mezzo. Scegliamo anche una zona che abbia vari pendii con varie inclinazioni, questo per far vedere l'osservazione generale del tutta la didattica, cioè che mi permetta la possibilità di mettere in pratica tutta la didattica che mi sono prefissato, chiaramente andando a evitare quelli che sono le zone pericolose, i pendii e i versanti pericolosi e con un occhio di riguardo al bollettino valanghe. Una buona pianificazione mi aiuterà anche a fare, a rendere la giornata fluida. Se io in qualche modo già da casa vado ad organizzarmi le postazioni, magari anche vedendo i tempi, farò in modo che gli ultimi esercizi, magari messi alla fine, mi rientrino dentro la mia giornata formativa. Quindi una pianificazione di dove vado a fare le cose e potrebbe aiutare una tabella del tempo, un timing della giornata, con l'argomento, con lo svolgimento, chi fa cosa, con l'obiettivo di quell'argomento e magari anche il tempo. Questo davvero mi aiuta proprio a far sì che anche le ultime cose vengano effettuate. La curva dell'attenzione, una cosa da tenere in considerazione nella mia didattica è che un essere umano è incapace di ascoltare un altro essere umano per prendete questi minuti con le molle, più di 7-8 minuti in ambiente, poi l'attenzione cala, poi magari il mio interlocutore inizia a distrarsi o ad annoiarsi. Quindi una tecnica fondamentale che noi bisogna in qualche modo mettere in pratica è che un bravo docente deve saper coinvolgere tutti i partecipanti tenendoli il più attivi possibile. E andiamo a vedere questo grafico dell'apprendimento e della memorizzazione. Se io, club alpino italiano, dessi del materiale da leggere, il mio apprendimento e anche la mia memorizzazione dopo 24 ore sarebbe veramente bassa. L'apprendimento aumenta se io ci metto un messaggio verbale, ma siamo ancora su bassi livelli. Se io inizio già a coinvolgere alla discussione anche solo con delle domande, vedete quanto sale l'apprendimento, e quindi con delle riflessioni, delle domande che siano di stimolo per andare a riflettere sugli argomenti e quindi far aumentare l'interesse della discussione. Già si può intervenire con delle domande, sicuramente sapete la differenza fra domande aperte e domande chiuse. Sarebbe corretto in una didattica, in una docenza, usare spesso domande aperte e sono cosa, come, perché, quando, dove, rispetto a domande chiuse che portano a una risposta sì e no. Questo è importante perché dà un riscontro, un feedback e si può davvero instaurare un'interazione. Come mai è carino scegliere questa cosa rispetto all'altro? Secondo voi perché è importante fare questo rispetto a quest'altro? Rispetto a, signori, è tutto chiaro? Posso andare avanti? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Se ritorniamo ai tempi della scuola, ci siamo costruiti dei muscoli del collo incredibili per annuire, sì, sì, dove la maestra di scuola chiedeva queste cose e andava avanti, ma lei per prima non aveva ben chiaro se io avessi capito oppure no, però magari non mi andava di essere l'unico e di dire no, signora maestra, io non ho capito. Ecco, utilizziamo delle domande, ma questo per tenere viva la giornata, ma soprattutto non annoiare le persone. E chiaramente il massimo apprendimento, la massima memorizzazione si ha con la pratica, con l'esercitazione, che vedremo dopo, tra l'altro Irene, ma anche Tiziano, ci entreremo proprio nel vivo. Sarebbe lunga per me andare adesso a descrivere ogni esercitazione e ogni simulazione. Queste sono fondamentali in un'uscita in ambiente. Un'altra cosa che si deve tenere in considerazione è che al momento che noi usciamo si inizia la costruzione della
la credibilità. Cos'è la credibilità? Una parola molto importante che contiene al suo interno la fiducia verso il docente, l'affidabilità e la reputazione, e sarebbe carino iniziare proprio a costruire questa credibilità già da soli. Chiaramente il ruolo ce ne dà già un po', nel senso, io sono di qua, sto facendo una lezione, sto tenendo una docenza, in qualche modo qualcuno può dire sì, effettivamente questo è bravo perché è qui che mi sta spiegando le cose, ma non necessariamente è così, quindi bisogna un pochino rinforzarla. Si può sintetizzare tutta la credibilità, che poi va mantenuta nel tempo, e attenzione, non è che all'inizio io la costruisco, anzi smontarla è un attimo, quindi bisognerebbe essere abbastanza lineari. Io l'ho riassunta con di quello che pensi e poi fai anche quello che dici, in questo modo la tua credibilità sarà costante o sicuramente aumenta. Un coinvolgimento già da subito all'inizio della nostra giornata formativa potrebbe essere molto importante. Passo fondamentale è la presentazione degli accompagnatori, così andare a spiegare quelli che saranno gli obiettivi della giornata e il programma, quindi un overview, si chiama anche helicopter view, la vista dall'alto di tutto quello che sarà la giornata. In questo modo già li coinvolgo e c'è più consapevolezza anche già da parte dei miei partecipanti. E se vogliamo proprio spaccare il capello, ci mettiamo anche le regole del gioco. Cosa sono le regole del gioco? Le regole del gioco è, signori, oggi andiamo a fare questa attività con arma, pala e sonda, interrompetemi quando vi pare se la cosa non è chiara, oppure potete dire tranquillamente a fine serata, a fine giornata, ci sarà uno spazio per un confronto, per le domande, vi prego di segnarle e poi alla fine lo gestite voi. Ecco, la regola del gioco potrebbe essere questa, tra virgolette, regola del gioco, però è giusto che il mio interlocutore sappia come comportarsi. Un'altra cosa importante durante la mia didattica, durante la mia docenza, devo essere un bravo direttore d'orchestra, perché dal momento che vado a dire signori interrompetemi quando vi pare, dipende, perché io devo sempre tenere in considerazione quelli che sono gli obiettivi della mia giornata e anche i tempi, perché io ho un tempo da rispettare. Lì devo essere bravo a gestire anche domande e risposte in funzione dell'obiettivo e del mio tempo. Un'altra cosa che ho visto spesso e su cui si potrebbe anche iniziare a ragionare è la disposizione dei partecipanti quando io faccio una didattica, nel senso che sì, c'è qualcuno davanti a me, qualcuno magari lontano con gli occhiali che non vede, ma qualcuno dietro nascosto che ascolta male o addirittura non vede bene, qualcuno accecato dal sole, qualcuno ancora peggio, qui andiamo a peggiorare, alcuni che parlano fra di loro e quindi non seguono, ma non solo, possono disturbare anche gli altri, e alcuni che dormono perché sono un po' distaccati, quindi questa è una disposizione che non è estremamente corretta. Bisognerebbe essere bravi a disporre tutti i partecipanti in modo che possano sicuramente vedere e ascoltare, magari a semicerchio, magari col sole alle spalle, che non sia un motivo di distrazione. Va bene, avrò il sole in fronte io, ma magari potrei usare un paio di occhiali da sole, e soprattutto, visto che siamo in un periodo invernale, sotto vento, dove non riesco a resistere più di tanto perché ho il vento freddo che mi arriva addosso. Siamo ormai a conclusione. A fine giornata, lo ribadisco, l'ho detto anche prima, è giusto un confronto finale con le impressioni. Quindi nella mia tabella del tempo, nel mio timing, sicuramente ci potrebbe stare un confronto finale con gli obiettivi, se sono stati raggiunti o meno, o comunque se anche le aspettative sono state in qualche modo raggiunte. E perché no? Preparare, questo lo scegliete voi alla fine della giornata formativa, alla fine del corso o meno, un questionario di gradimento, perché noi siamo bravissimi a darci le pacche sulle spalle da soli, siamo bravi, abbiamo fatto una bella giornata, siamo un'ottima scuola, ma facciamolo dire agli altri. Se facciamo un questionario, chiaramente che sia in forma anonima, perché così potrebbe essere in qualche modo più diretta, e perché no, un incontro finale fra tutti gli accompagnatori per andare a valutare eventuali aree di miglioramento. Questo è molto importante, perché si va a migliorare l'uscita, ma si va soprattutto a migliorare il corso futuro. Quello che è fatto, ma questo può portare davvero a margine di miglioramento. Dalla teoria alla pratica, l'ho detto prima,
una buona serata, un aggiornamento non porta a niente se io non andrò a mettere in pratica o a tenere in considerazione alcuni concetti. Il primo è, l'abbiamo in qualche modo visto, progettazione e pianificazione sono fondamentali per la riuscita di una buona uscita. Senza preparazione non si va da nessuna parte, quindi autoformazione continua, soprattutto in ambiente nevato, soprattutto sulla parte di Arva Palasonda che è sempre in continua anche evoluzione, gli strumenti cambiano, non sto neanche a dirvelo quanto è importante la procedura di Arva Palasonda e quanto sia fondamentale provarla per poi andare a trasmetterla agli altri. Saper fare una cosa non sempre corrisponde a saperla insegnare, è vero, io posso essere bravissimo, ma posso essere in qualche modo un pochino più critico nel trasmetterla. Adottiamo le tecniche più appropriate, tecniche comunicative, perché in qualche modo questo mi aiuterà a coinvolgere di più e a far passare il mio messaggio e anche a memorizzarlo. Coinvolgere sempre i nostri allievi nell'attività. È chiaro che possono essere i consigli della nonna questi qua, però se questi 4 punti, ma anche i precedenti che abbiamo visto non ci sono, io vi suggerisco di inserirli nella vostra pianificazione, nella nostra progettazione dell'uscita didattica, perché effettivamente ci sarà una resa maggiore sotto il punto di vista didattico. Cosa sono i quaderni dell'escursionismo? Sicuramente lo sapete, ma ne sono usciti 2 ultimamente. Uno è il quaderno 15, che è proprio dedicato alla didattica per la formazione. Si scaricano dal sito del CAI, vi ho messo il link, sono in PDF, è un link lunghissimo, vi lascerò il QR code qua in modo che così potete andare, cioè sia questo e al momento anche quello dedicato al Family CAI, e qua spiega proprio come andare a migliorare anche con esempi pratici la nostra didattica quando si va a fare formazione. Ho finito, il suggerimento che vi do è: fate i parcheggiatori. Ora vedete questa immagine con questo garage con un'auto dentro. Consideriamo il garage come la testa di un nostro allievo e la macchina come un'idea. Noi spesso andiamo a fare corsi ad adulti e gli adulti hanno un'idea su tutto, sulla politica, sul concetto di andare in montagna, sul cibo, eccetera. Ma quello che voglio dirvi, chiaramente è una metafora, se vogliamo comunicare bene, se vogliamo far passare il nostro messaggio, non necessariamente andiamo lì e diciamo allora dovete fare così, così e così. È più conveniente sentire il loro messaggio, quindi iniziare a far accendere a loro il motore dell'auto che c'è parcheggiata nella loro testa, nel loro garage, e in qualche modo spostarla e piano piano far entrare la mia idea, nel senso che non necessariamente l'idea che io dico entra subito, ma serve un pochino di tempo, ma se la loro macchina non uscirà dal garage difficilmente entrerà la nostra. Grazie, non ho niente da aggiungere, magari lasciamo a fine serata se avete delle domande ben volentieri, grazie ad ognuno di voi per l'attenzione.